Quante volte avete sentito dei vostri amici che si lamentavano perché il cane del vicino abbaia continuamente quando viene lasciato solo in casa, o proprio magari il loro gatto rovina le cose per casa, distrugge la casa? Questi problemi, che spesso sono considerati normali, in realtà sono spesso espressioni di ansie e di malessere degli animali. Presso il CVS c'è un medico veterinario specializzato in comportamento animale. Il dottor Colangeli è uno specialista di fama internazionale e si occupa proprio di tutti i problemi di comportamento degli animali, dai più semplici della convivenza ai più complessi e magari pericolosi. Ci occupiamo di medicina comportamentale. Che cos'è? Una branca della medicina veterinaria che si occupa di patologie del comportamento. Ora, sempre un po' difficile capire se un cane è ineducato, se un cane ha proprio un disturbo comportamentale. La visita che noi facciamo ci serve per discernere bene, per cui per capire se e fare una diagnosi differenziale, per cui dovremmo capire se ha una patologia organica, tant'è che noi li visitiamo per vedere se alcuni comportamenti sono legati a delle patologie, per esempio metaboliche, o delle patologie epatiche o neurologiche, oppure se si tratta proprio di un disturbo del comportamento, di una patologia comportamentale. Vediamo dei cani che ci portano perché sono dei paurosi in modo eccessivo, per cui li chiameremo dei fobici, oppure perché sono aggressivi o perché sono iperagitati. Per cui la patologia che noi vediamo è anche legata a delle patologie che troviamo nel cane cucciolo, nel cane adulto o nel cane anziano. Noi ci vediamo e chiaramente l'andamento della visita, almeno la prima volta, è un po' lunga, perché chiaramente dobbiamo andare a capire tutti i comportamenti del cane, non solamente quelli che preoccupano il proprietario. Dopodiché facciamo una diagnosi e dalla diagnosi decidiamo se dobbiamo fare un intervento riabilitatore, magari delle volte aiutate anche da dei farmaci, oppure se è solamente un problema educativo o rieducativo, e in questo caso ci avvaleremo anche dell'aiuto di altre figure professionali come educatori e istruttori.